Figlio mio, il tuo destino è scritto nelle stelle. Sarai un uomo leggendario, capace di conquistare terre e cuori. Ma la tua vera grandezza verrà dalla forza che troverai dentro di te. Tuttavia, la gloria richiede un prezzo. La tua arroganza chiamerà l'ira celeste e il tuo cuore sarà spezzato. Una perdita ti condurrà verso la fine del mondo, nella vana ricerca di ciò che nessun mortale può ottenere. Preparati, figlio mio, ciò che conquisterai svanirà, ma ciò che sarai resterà eterno. Uruk, la città che sfida il cielo, una metropoli di pietra e gloria. Le sue mura, alte e imponenti, si stagliano contro l'orizzonte come un baluardo contro il caos del mondo. Ogni mattone di Uruk è intriso di un potere antico, forgiato dalle mani di uomini che hanno costruito non solo una città, ma una leggenda. La città è il cuore pulsante della Mesopotamia, una fucina di cultura, potere e ambizione. Le strade sono un fiume di persone, mercanti, artigiani, guerrieri, sacerdoti. Tutti si incrociano, ciascuno con il suo scopo, ma tutti legati dalla stessa urgenza di vivere e prosperare. Il rumore delle ruote sulle pietre si mescola al chiacchiericcio del mercato, dove le stoffe dai colori vivi si intrecciano con l'oro dei gioielli e le spezie esotiche che inebriano l'aria. Dalle alte mura si scorgono le terre che si estendono oltre, i fiumi che scorrono come vene nella carne della terra, fertilizzando i campi che danno vita all'impero. La città è circondata da una forza inarrestabile, dal respiro della natura che si piega sotto la volontà dell'uomo. Eppure, tra la grandezza di Uruk, tra i suoi templi e palazzi, si respira una tensione. La sua magnificenza è pari solo alla sua solitudine. La città vive, ma è come un gigante che cammina su un filo sottile, un'ombra che incombe sul suo stesso splendore. Il respiro della città di Uruk è greve, come se l'intera metropoli fosse in attesa, sospesa nell'aria tesa. Le strade, solcate da soldati in armatura che scrutano ogni angolo, sembrano più strette oggi. Il popolo non osa parlare, ma nei volti stanchi e nei gesti distratti c'è una verità che nessuno può nascondere. Il malcontento cresce. Le voci correnti parlano di un re tanto forte da piegare le leggi del mondo, ma incapace di piegare il cuore della sua gente. Il suo nome è grande, ma la sua mano è pesante e crudele. La città cresce, sì, ma cresce nella solitudine, nell'ombra di chi comanda senza ascoltare. Nel cuore della città, il palazzo di pietra nera si erge come un monolito, sfidando l'orizzonte con la sua presenza. Le sue mura, che un tempo vibravano dei festeggiamenti e delle lodi del popolo, ora emettono solo un eco sussurrante di giorni lontani. I corridoi sono ampi, le porte imponenti. Eppure, nonostante la grandiosità, un silenzio grave avvolge ogni angolo, come se anche la pietra avesse smesso di respirare. Ogni passo tra queste stanze racconta di una grandezza che si è piegata al passare del tempo. Eppure, più ci si addentra, più il palazzo sembra stringere la sua presa. Una grande sala emerge dalla penombra. Il trono si staglia solenne al centro, e lì siede colui che ha reso grande Uruk con la sua volontà incrollabile. Nel silenzio del suo regno, Gilgamesh osserva il mondo con occhi che non conoscono rimorso. Un re che ha conquistato ogni angolo di Uruk, ma che si trova ora a fronteggiare il vuoto di ciò che non potrà mai possedere, nonostante tutto il suo potere. L'universo è vasto, immenso e silenzioso. In un angolo lontano, al di sopra delle terre che vedono l'alba e la notte, si trova il regno celeste di Anu, il supremo signore degli dei, il governante del cielo e di tutte le leggi divine. Il suo trono, posto tra le stelle, si erge al di sopra di tutto, al di sopra anche degli dei stessi, e col suo sguardo impassibile osserva il mondo. Anu è il custode dell'equilibrio cosmico. Ogni sua parola è legge. Ogni suo gesto è un atto che plasma il destino dell'universo. Il suo regno non ha confini fisici.
perché il suo potere si estende in ogni angolo del cosmo. Il suo sguardo si posa su Uruk, la città che Gilgamesh governa con la mano dura. Dall'alto della sua dimora celeste, Anu può vedere oltre il potere del sovrano. Può vedere la sofferenza che serpeggia tra le strade, il malcontento del popolo, le voci che chiedono giustizia. È giunto il momento di intervenire, ma il suo intervento non sarà di pietà. Inizia a meditare sulla natura di Gilgamesh, sulla sua potenza che ha superato ogni limite. Il popolo non può soffrire ancora. Ma, poiché Gilgamesh è figlio degli dei, non può semplicemente distruggerlo. Bisogna creare una sfida, un contrasto che metta alla prova la sua anima e il suo potere. Così, il grande Anu si rivolge ad Aruru, la dea della creazione. La sua essenza è primordiale. È lei che, con le sue mani divine, ha dato vita al primo uomo. È lei che ha il potere di plasmare la carne e il destino. Ed è a lei che Anu si rivolge, con il peso di un comando che può cambiare il destino di Uruk. Aruru, la dea dalla forza primordiale, si accosta all'argilla e alla polvere che un tempo ha plasmato l'uomo. Le sue mani scivolano sulla terra, modellando una creatura di forza bruta e potenza incontrollata. Con ogni tocco, la natura selvaggia prende forma. Un uomo che non conosce leggi, che vive in simbiosi con la natura, puro e incontaminato. Anu guarda soddisfatto mentre il suo volere si compie. La creazione di Enkidu, il guerriero che non ha né paura né legami con gli uomini. Enkidu è nato per vivere tra gli animali, ma nel suo cuore c'è un vuoto che solo il destino potrà colmare. Per giorni e settimane, Enkidu vaga nella vasta steppa, senza alcuna forma di civiltà, si mescola con la natura, condividendo il suo cammino con le bestie che popolano la terra. La sua forza è come quella dei leoni, la sua velocità quella delle gazzelle, ma la sua solitudine lo segna. La natura è il suo unico regno, eppure qualcosa dentro di lui brama un cambiamento, una comprensione di sé che va oltre il selvaggio. Ma un incontro cambierà la sua vita. Enkidu si imbatte in Shamat, una sacerdotessa del tempio, una figura di femminilità e civiltà. La sua bellezza e la sua saggezza sono la chiave che aprirà le porte del cambiamento per Enkidu. La sacerdotessa gli mostra un mondo diverso, fatto di riti, parole e significati. Inizia un percorso di trasformazione. Il selvaggio si piega lentamente alla civiltà. Non più parte del branco, Enkidu si allontana dalle bestie, che ora lo temono. La forza primordiale che lo definiva si calma, e con essa nasce una nuova consapevolezza. Guidato da Shamat, Enkidu scopre il valore del cibo, del vino e della comunione con gli altri esseri umani. Ogni passo lo avvicina a una comprensione più profonda del mondo e del suo posto al suo interno. Tuttavia, nel profondo del suo cuore, resta il ricordo di ciò che era, un eco del caos che un tempo lo definiva. Quando sente parlare di Gilgamesh, re di Uruk, un'ombra si accende nei suoi occhi. È il richiamo di un destino più grande. La sacerdotessa gli narra di un sovrano forte e impavido, ma arrogante e temuto. Enkidu capisce che il suo cammino è segnato. Il suo incontro con Gilgamesh non sarà casuale, ma il fulcro del suo nuovo scopo. Le storie di Gilgamesh risuonano in lui, come un richiamo distante ma inarrestabile. Le descrizioni del re di Uruk lo inquietano e lo affascinano allo stesso tempo. Un uomo di potere ineguagliabile, temuto dai suoi sudditi, eppure solo nella sua arroganza. Enkidu sente crescere dentro di sé un senso di giustizia e di confronto inevitabile. Non può ignorare ciò che Gilgamesh rappresenta, non solo per Uruk, ma per il destino del mondo stesso. Con Shamat al suo fianco, lascia il rifugio che aveva trovato tra le colline e le valli. Ogni passo lo porta più vicino a Uruk, alla città maestosa e al suo enigmatico sovrano. Nella città di Uruk, l'eco dei racconti su Enkidu ha raggiunto le orecchie di Gilgamesh. Un uomo venuto dalle terre selvagge, nato dall'argilla stessa, che si dice abbia la forza di un toro selvaggio e il cuore di un leone. Per la prima volta, Gilgamesh percepisce una sfida reale, una minaccia alla sua supremazia. Quando i due finalmente si incontrano, le strade di Uruk diventano il loro campo di battaglia. È uno scontro titanico, un conflitto tra due forze opposte, eppure simili. Enkidu,
incarnazione della natura indomita, e Gilgamesh, simbolo della civiltà e del dominio assoluto, si affrontano con furia e determinazione. Uruk intera osserva, attonita, mentre i colpi dei due uomini scuotono la terra stessa. La forza bruta di Enkidu si scontra con l'astuzia e l'abilità di Gilgamesh. L'aria è satura del ruggito della lotta, un'energia primordiale che sembra trascendere il tempo. Eppure, mentre il combattimento prosegue, qualcosa di inaspettato accade. In ogni colpo, in ogni sguardo, nasce un rispetto reciproco. La rabbia si trasforma in comprensione e la forza brutale lascia spazio a un legame silenzioso ma indistruttibile. Quando la polvere si posa, non c'è un vincitore né un vinto. Ci sono due uomini che hanno visto l'uno nell'altro la loro stessa forza, le loro paure e il loro destino intrecciato. Da nemici diventano fratelli. Gilgamesh ed Enkidu, uniti ora da un'amicizia che cambierà per sempre le loro vite e il corso della storia. Da quel giorno, Gilgamesh ed Enkidu diventano inseparabili. Il re, abituato a camminare da solo tra la sua gente, ora trova in Enkidu un compagno, un fratello, un eguale. Insieme formano un'alleanza che supera la forza fisica. Per Gilgamesh, Enkidu è la voce della natura, l'essenza della libertà e del coraggio puro. Per Enkidu, Gilgamesh è la guida, il simbolo dell'ingegno e della volontà umana. Gilgamesh, che un tempo governava con arroganza e sprezzo, inizia a conoscere il valore dell'umanità, della compassione e del rispetto. Enkidu, che un tempo vagava senza scopo, comincia a scoprire il significato della civiltà e della fratellanza. Insieme, i due sognano di lasciare un segno indelebile nella storia. La loro prima grande impresa? Sfidare il destino stesso, abbattere un simbolo di terrore che domina le terre, il guardiano della foresta dei cedri, Humbaba. Un'avventura che metterà alla prova il loro coraggio, la loro forza e il loro legame, portandoli a sfidare le leggi divine e mortali. Gilgamesh ed Enkidu marciano verso l'ignoto, non come re e guerriero, ma come fratelli, pronti a scrivere il loro nome nelle leggende degli uomini e degli dei. Gilgamesh ed Enkidu raggiungono la foresta dei cedri, un luogo carico di energia antica e mistero. La loro presenza rompe il silenzio millenario che avvolge l'ingresso del dominio di Humbaba. Intanto, lontano, Ishtar osserva il loro cammino. La dea, rifiutata da Gilgamesh, trama vendetta. Vuole scatenare Humbaba contro di loro, sperando che lo scontro catturi l'attenzione degli dei e li spinga a intervenire. Il destino dei due eroi sembra intrecciarsi con piani divini, mentre la foresta attende, silenziosa e minacciosa, il loro passo successivo. Se ti è piaciuto il video, lascia un like. Commenta con scritto parte 2. Iscriviti al canale per farlo crescere. Serendipity illumina la tua curiosità.